Dimmi cosa vedi. Se ci fosse un aspetto un po' rocce, ma in fondo c'è una specie di cattedrale. Cattedrale non classica, un po' a punta, con queste rocce tutte a punta, ma di luce bianca. Quanto è lontana? Si sta avvicinando piano piano da solo. Si avvicina alla cattedrale? Sì, Tu sei dentro o fuori l'ascensore? io sono appena fuori. Ok. Sei soggetto alla gravità? No, Sei soggetto al tempo? no, Allora vai davanti alla cattedrale subito. sono già dentro. In che parte? Centrale. Un tram? Mm? C'è un tram? Oh no, sono entrato proprio diritto, è arrivata lei. Ok. Come se volassi. È bella? Oh, indifferente. Di cosa è costituita? Pietra? Una C'è specie, tipo tu. pietra lavica. Ah, è nera? A volte nera, a volte chiara. Toccala, questa pietra. Dimmi cosa tocchi della cattedrale. Una specie di parete, un'arcata. Mm? Un'arcata. Ah. Che cosa ti arriva? Ma è fredda, però è... Se passo la mano si sgretola. Cioè, c'è una patina sopra. Mhm. E sotto cosa c'è? C'è la vera essenza. Come se fosse una specie di madreperla. Bianca lattiginosa, Bianca, traslucente. sì, bianca lucente. Mhm. Sto soffiando Sulla patina. ovunque. La Si sta patina si... ripulendo. Benissimo. Qui sei senza tempo. Sei senza spazio. Sei senza gravità. Come ti chiami? È una specie di Sander. Non so. Sander. Sei uomo, donna o nessuno dei due? No, sono un'entità. Sei parte subliminale, parte eterica o nessuno dei due? No, sono come una parte di... La mia anima l'ho vista che è più in alto. Ora è come se io fossi un prolungamento di lei. Che sto finendo di ripulire la cattedrale. Dov'è l'anima? Nella cattedrale, ma in alto? È in alto, sì. Va Però bene. se non essendoci gravità io riesco a piegare questa cattedrale, la ruota. E ora mi sento e ho proprio necessità di sfondare il pavimento. C'è un pavimento classico a scacchi bianco e nero.
Mhm, però mi dà fastidio, bisogna lo levo. mhm. Qual è la strada più veloce per Un, togliere questo pavimento? un cazzotto. Va bene. Usiamo la furbizia. Mm. Trasforma gli scacchi bianchi in neri o i neri in bianchi. E rendilo tutto bianco o tutto nero. Fatto. È bianco o nero? È tutto bianco, ma ho dovuto comunque picchiarlo per sgretolarlo. Ok. La cattedrale adesso va verso l'alto e c'è il pavimento o va verso il basso con lo stesso pavimento? No, adesso è tutta pulita, ma si muove nello spazio. Non c'è un sopra e un sotto. Va bene. Facciamo una cosa. Fuori regole. Entra nella cattedrale, nella sua materia, nella madreperla. Metti una mano a cucchiaino, come se raccogliessi la pioggia che cade dal cielo, e da lì entri e sei la cattedrale. Non hai più il corpo di un essere umano, di Sander. Sei dentro la cattedrale, che è una tua creazione, che ha una storia, un senso, un'energia, che ora avverti in ogni tua più intima parte. Sono in un mare di luce. La tua anima ha ancora una posizione nella cattedrale No, la specifica? cattedrale non c'è più, è svanita. L'ho fatta mia. Sono entrato nell'essenza della cattedrale, Dove sei? in questo mare enorme di luce. Come si chiama? Viene la fonte. Quanti siete? Uno, è immenso. Come ti chiami? No, non mi chiamo. Sono il tutto insieme al tutto. Vai avanti. Mhm. Mhm. Dove vuoi andare? È come se ci fosse un posto dove ci sono tutte le risposte. Vai lì. Sono tutte intorno a me. Visualizzane una. Ma ce ne sono troppe. Non Quan- riesco. Quante sono? Infinite. Ok. Goditi questo momento di uno. Qua ci sono tutti. Mm. Tutti quelli che all'inizio di questo viaggio conosci nell'ologramma vita. O no? Ho trovato una piccola sfera. Mi ci sono aggrappato. Mhm. Mi ha bombardato di luci e particelle. Ha spazzato via anche perché qui dentro c'erano delle interferenze. Non erano risposte quelle che vedevo, ma erano interferenze. Come, Erano le banalità.
Come si chiama questa sfera? Non lo so. Chiediglielo. Mi dice io sono te. Mi ha detto di metterla, di prenderla e mettermela nel cervello, in testa. Lo hai fatto? Sì. E che succede? Come se adesso avessi un'altra visuale del tutto. Come se vedessi tutto da una terza persona con un'attenzione diversa. In questa fonte io ci sono? Come se ci fosse una... Aspetta. Te sei arrivato, ma la fonte era... Non che era mia, era di tutti, ma c'ero dentro io. Te sei apparso ora alla mia sinistra. Quindi io sono lì e sono qui. Tu sei lì ed eri qui perché adesso sei lì. Mm, Il tuo corpo parla grazie all'eterico, ma il subliminale è lì. mm, La senti questa separazione? La vedi? Sempre da fuori. sì, sì. Quindi questa è un'obe. Forse la migliore perché sei andato nella sorgente. Quindi cerca quella parte di te che è sempre lì. Devo entrare nella sorgente di nuovo. Sì? Tu non sei già nella sorgente? Io ho preso questa piccola palla di luce, me l'ero messa e mi stavo guardando intorno. A quel punto sei apparso te e ti ho preso una parte della sfera che si era sdoppiata, l'ho presa e te l'ho passata. Era come se avessimo una fonte di luce Autonoma. nella nostra testa, sì. Come si chiama questa fonte? Una specie di veritas. Veritas. Che colore ha? È tra il giallo e il bianco, più bianco che giallo, Nella testa dove? nel mezzo proprio. Io te l'ho passata, l'hai presa con la mano destra e te la sei messa. E ora sei accanto a me che anche te guardi oltre. Va bene. Ti senti come se avessi recuperato una parte tua? Mi sento più solido forse, in termini di... Completo. Sì, meno perturbato dagli eventi. Però la sorgente mi sta richiamando. Vai. Ti costa stare nella sorgente? No, per niente. Vai.
Vai e cerca quella parte che è di te ed è sempre lì. Ho preso. Preso? Sì, è Com'è fatta? tipo una scatolina, parallelo, un rettangolo, Una scatola delle scarpe? tipo fatta così, ma è di luce. Mhm. È piena o è apribile? Apro. Mhm. Ci sono degli oggetti dentro. Beh, descrivimi il primo. È difficile da descrivere, non riesco a capirlo. Sembra una specie di... Sulla sinistra c'è un bracciale. Mhm. In mezzo c'è questa specie di... pare un alberino. Alberino? Sì. Ma che cazzo? C'è un piccolo albero? Sì. Ma di legno. Con delle sfere sopra. Ma non c'è proprio nulla. Questo è proprio... Non ho capito, scusa. con delle sfere sopra, non riesco a Mhm. capirlo. Un albero di mele. No. Va bene. Prossimo oggetto. Oh. Ho trovato una specie di filo arrotolato, un filo luminoso. Non so perché, ma me lo sono infilato qua. In testa. Sì, A cosa serve? non lo sto cercando di capire. Il bracciale me lo sono messo a sinistra. E l'albero? Devo connettere il filo all'albero. L'ho attaccato, ha cambiato colore, è diventato anche lui luminoso e si sta iniziando a muovere l'albero. Tutti gli oggetti che ci sono sopra si stanno muovendo. In che modo si muovono? Come se fosse, sai, un meccanismo di quelli di legno, tipo, boh, quelle statuine che si muovono, tipo negli orologi, sai, quella roba. Mm. Carillon, tipo. Tipo carino. Sono finiti gli oggetti? Sì, ce n'è un'altra. Ce ne sono altri. Sto guardando negli angoli. Mhm. Ho trovato sempre dei filamenti. Ce n'è più di uno, l'ho presi, anche questi me li sono posizionati in testa, come se fossero delle leggere antenne. Mhm. Che nome ha la scatola? No, c'è il mio nome sopra, cioè so che è mia, basta. Se è tua, falla tua. Se è senza corpo, è Mhm. tua. Sì. Mettitela dentro. Sia che tu abbia preso tutti gli oggetti, Ok, sia che non tu non abbia fatto, mettila l'ho dentro. assorbito. Bene, dentro di te vedi la telepatia? Se non lo so, perché
vedo quel macchinario che ho acceso in testa sta iniziando a girare e mi sta caricando le informazioni, forse per meglio capire. Vai dentro quel macchinario, dentro la tua testa. Analizza e decodifica queste informazioni. Lo vedo come che da quello spinotto stanno entrando le informazioni e si sta riempiendo, come se fosse un liquido dorato dentro, tipo acqua, no? Luminosa che entra dentro e riempie. Mhm. Sono ancora informazioni parziali. Ma stanno passando? Stanno entrando. Mhm. A quanto stai del totale? Siamo, man mano che sale saremo a un 10%. Più sale più si illumina la parte anteriore qua. Vai avanti. Sta salendo A quanto sei? oltre il 25. Intanto cosa senti? Sento degli ostacoli, che la mente mi pone davanti. A quanto stai? Sono oltre il 45 di riempimento. Beh, ma stai procedendo bene. La mente non può nulla verso questo riempimento. Quello no, ma non vuole decodificare. Hai superato la metà? Sono 50. Il flusso si è interrotto. Ripristinalo. Mm, No? sì. Chi o cosa l'aveva interrotto mentre il flusso riprende? C'era un'entità che aveva chiuso. Ho dato un ciaffone e ho volato. È ripartito. Un'entità qui nella Sì, fonte? sì. Un'entità di che tipo? Si è materializzata come una specie di tipo goblin, una cosa assurda. Ma di che colore? Era un verdastro, però si vedeva che era proprio quasi da una mano esterna dalla fonte infilata e ha levato la mano e l'ho scacciato. Ok. Vai avanti. Sono al 75. Questo riempimento cosa ti fa provare? Mi fa percepire le potenzialità. Mhm. A quanto sei? Quasi pieno. 90? Eh, 92? No, sono pieno. Pieno. La tua scatola non c'è più? Dentro di me, ma è assorbita. Assimilata. Benissimo. Si è staccato anche il congegno. Sto volando.
Dove? un'altra galassia. Sei uscito dalla fonte, quindi. Sì, Dimmi dove vai. non so, sono andato su un altro pianeta. Come fatto? Mi sento più a casa. Ci sono delle Perché? persone che mi riconoscono, Chi sono? amici forse. C'è uno che Identifica sta piangendo. una che sta piangendo. Ma la Eh, conosci? sì, ho detto pensavo tu non tornassi più. È la stessa che ho visto quando abbiamo fatto la sessione l'altro giorno. Chi è? Ha un nome? Carina, con la K. È il pianeta Terra questo? No, no, È umana? no. Che aspetto ha? Aspetto tendenzialmente umano, ma eh, pelle bluastra. Che capacità medianiche, come le chiameremmo noi, ha Carina? Fa volare gli oggetti. Telecinesi. E telepatia anche, però in parte. Ti sta comunicando telepaticamente? No, adesso mi sta abbracciando perché piangevo. Mi sta dicendo che ce l'ho fatta, non so cosa. E adesso anche tu hai la telecinesi come capacità medianica. Come si chiama il pianeta? No, qualcosa con la G, non lo so. Beh, guardalo. Gol, Golish, non lo so. E da terra sono riusciti a tirare su da terra un oggetto. Col pensiero. Sì, Una pietra. no, l'orgonite di Vladimir. A forma di cuore. Lo sono portato laggiù. Loro l'hanno sollevata da terra. No, io l'ho Oh, guardato e l'ho tirato su. benissimo. Loro sollevano oggetti col pensiero. Tranquillamente, sì. Perché non tornano alla fonte? E loro Ah, ci tornano, hanno detto. Loro ci tornano dopo che hanno fatto il percorso, loro sanno che vanno lì, non c'è queste ansie e queste paure che viviamo noi. È un mondo molto tecnologico, molto verde, molto connesso. connesso con cosa? Con la fonte. Loro sanno che tornano lì, hanno una vita molto più longeva. Hanno connessioni elettromagnetiche per far andare avanti questa tecnologia avanzata? Aiutami a ridirlo. Hanno una tecnologia avanzata, hai detto, ma si basa sul concetto di tecnologia che abbiamo noi? No, no, no. Molto legato alle cose non naturali, ma nel senso Spirituale, bravo, spirituale, ma riescono a fare cose. La tecnologia è parallela, energie sottili. sì. Cosa Vabbè. che avevamo anche noi.
E Mi qua viene... non ci sono interferenze? Ci sono, ma limitate. Lo sanno, ma cioè, sono talmente avanti consapevolmente che non gli interessa la cosa. Beh, cosa stanno imparando quindi nella loro esperienza videogioco? Io lo vedo come una... tra virgolette, come una comunicazione che devono fare con altri, diciamo, tipo noi, per darci la chance anche a noi. Non ci possono aiutare direttamente, no? Ma non sono l'alieni, assolutamente no. Passano le informazioni. Quindi tu sei andato da loro e allora a quel punto ti possono dire eccoti. No, In- io vengo da loro. Sì, ma tu sei tornato da loro adesso. Sì, sono tornato da loro. E il motivo per cui loro sono qui nel videogioco è il fatto che ogni tanto qualcuno va da loro come tu hai fatto adesso. No, al contrario, che loro mandano qualcuno in altri universi, in altre galassie, per passare il messaggio. Come a Oh, te, sì, è successo a te. sì, Vai a quel giorno, a quel momento in cui tu decidi di reincarnarti qui. ok, Ok. Quel giorno tu stai per partire e hai tutte queste conoscenze. La telecinesi, sì o no? sì, sì, La telepatia, sì. il teletrasporto, Lo vedo, qualcuno lo fa, ma ce l'hai? dicono che non serve. Non so. Volare, voli? Sì, Ok. E poi vieni qui e perdi tutto. Bene, cambia questo passaggio. no, io non l'ho perso, L'hai dimenticato. al solito, sì. Bene, cambia Il questo rischio del passaggio. passaggio è quello. Cambia questo elemento. Qui, da questa posizione, puoi eliminare il rischio, cancellare la dimenticanza. Se qualcuno ti Ok, dice no, non esiste no, ok, esiste quello che vuoi tu. si può fare, ma è il pianeta che non te lo permette. Tutto I si può limiti, fare. sì, sì, ma i limiti strutturali di questo non ci si può arrivare più di tanto. Nel senso va bene, ma fino a un certo punto dici. Mm. In realtà non è così. Se Mm. tu vuoi, anche qua puoi spostare gli oggetti, puoi No, leggere il no, no, quello pensiero. sì, quello... Io vedo che si possono fare determinate cose, ma non possiamo paragonare quel pianeta a questo. Che cosa puoi fare qui e cosa puoi non fare? Le puoi fare quelle cose, le puoi fare, ma non così esponenziali. Si possono fare, ovviamente, è come se fosse una specie di amplificatore. Se solo uno lo può fare, sposta di un centimetro, se due lo possono fare, si sposta di 4 centimetri. È esponenziale, quindi se tutti ci applicassimo una determinata cosa, la cosa cambierebbe, quindi avrebbe un impatto maggiore. Ecco perché loro mi hanno detto che diciamo il mio compito era quello di passare l'informazione a un discorso, tra virgolette, sociale e anche materiale, che si può fare tutto, come dici te. Bisogna spaccare queste barriere. Dovremmo remare tutti nella stessa direzione, cosa che laggiù avviene e qui no. Perché ci hanno detto sì, ma tutti dobbiamo averci la nostra opinione, sì, ma non in questo senso. Loro sono sfiduciati dell'essere umano. Loro chi? Questi, questa, queste Questi altri piccole... esseri umani? Sì, Quindi sono sfiduciati di se stessi.
Sì, in parte, come se dicono, cazzo, ma li proprio bombardati, serio. E ci sono pochi elementi che riescano a beneficiare del dubbio, o comunque a crederci al dubbio, a credere in qualcosa di diverso. Si può fare, Tu vuoi farlo? io lo faccio. E allora si può fare. Non esiste pianeta, non esiste bombardamento, non No, 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 esiste... ma ti dico è che c'è proprio questi limiti di questa gente proprio. Noi sì, si dovrebbe risvegliare un po' di più, però si guarda come piano piano di infilare il dubbio nelle menti. Questo era il mio, tra virgolette, compito. In primis il mio. Va bene. Come vedi il tuo corpo energetico? Cioè, scusa, Come vedi il tuo corpo energetico? perfetto. Ok. Come vedi il cuore? Il cuore è la cosa più luminosa che c'è, che invia segnale ovunque, come se ci avesse tanti canali aperti, come se fossero che escono e vanno fuori di me. Alcuni Ti... di questi collegati al cervello che comunicano e creano. Mhm. Ti vedi uno? In questo momento no, vedo un essere energetico e basta. Ti vedi da solo? Come me lo sto guardando ora, sì. Sei fuori dalla sorgente adesso? Ero nel pianeta, ora sto tornando indietro. Ma se ci vuoi andare, eh? Carino. A Carina, sì. Ma è una donna? Sì, Ha i genitali? Ha sì, un sì, corpo sì, fisico? sì, sì. Quanti anni ha Carina? 320. A quanto vibra? Qualche miliardo, non riesco. 800 e qualcosa. Tanti E, zero. e tu a quanto? Più o meno come lei. Lì è normale quella frequenza. Fatti dire solo da Carina cosa pensa di quello che stai facendo adesso, come esperimento di ipnosi profonda. Era la cosa giusta da fare. Mi sta dicendo ce l'hai fatta. Va bene, salutala, torna nella sorgente e fai quello che vuoi fare. Sono entrato come un razzo dentro la sorgente. Per esempio, sondane i confini Di cosa? della sorgente. Quando entri dentro non c'è confine. Però sei entrato nella sorgente, quindi Sì, sì. Ma quando sei dentro è infinita. Poi quando decidi te che è il momento di uscire, esci. da fuori, torna fuori. Sì, il Da fuori come vedi il confine? confine è come se fosse una specie
Il sole, mettiamolo, perché è una fonte di luce, la vedo come il sole. Quindi una nebulosa di luce Sì, bravo. che si addensa e quindi sei dentro. Sì, corretto. Bene, non entrare, resta fuori. Mhm. Percorri Mi il sono confine. sì, ci sto volando sopra. Bene, Ok. bene, sei molto veloce. Vai, 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 percorrila su, giù. Non c'è il su, non c'è il giù. Però No, hai no, capito. sì, ci giri intorno. Magari allontanati. Sì, Quel tanto da vedere il tutto. sì, sì. Che forma ha? Cambia forma, dipende da cosa vuoi te. Adesso che Poi, forma ha? adesso sembra una specie di vortice. Mhm. È sempre così? No, prima era per esempio, ti ho detto, tipo una specie di sole. È un Ok. qualcosa di attivo che si espande, si richiude, si espande, si richiude, può prendere forme. Dagli una forma archetipica a cuore, per esempio. Lo fa? Sì, è già fatta istantaneamente. Un'altra forma qualunque. Gli ho dato la forma del DNA. Gli sto chiedendo di correggere il DNA. Il tuo? No, di tutti. Il nostro è già a posto. Ok. In che termini? Vuoi correggere il DNA? Numero di eliche? No, no, Numero di di informazioni? informazione. Il numero di eliche non è poi così importante. Le informazioni disattivate, il junk? Bravo, quella è la parte importante. E anche dei cinivaccati. E adesso si è completamente connesso al pianeta Terra. Si è allungato questo DNA infinito che parte da me e l'ho sparato sulla Terra. L'ho ancorato dall'Italia e piano piano si sta spargendo intorno. È informazione pura. Mhm. Ok, Sei sempre fuori. io sono sempre fuori, sì. Torna dentro, guarda mentre questo fenomeno si svolge, cosa succede dentro, cosa vedi dentro. Milioni di particelle che si muovono in una velocità assurda. Non c'è calore, non c'è freddo, non c'è sopra, non c'è sotto, non c'è niente. È solo puramente energia pura che aggiusta le cose. Vedo proprio il DNA che cambia, Ma quello come di chi? dovrebbe essere. Di Tutto, tutti? sì. L'informazione base è quella. Poi il resto viene da sé. Ok. Dentro il DNA c'è più dubbio, c'è inserito il dubbio, che deve esserci, l'avevano scartato, l'avevano limitato. Il dubbio. Sì. Il dubbio di che? Noi ce l'abbiamo dentro di noi il dubbio di tutte le cose, da dove veniamo e tutto quanto, e questa era proprio, era la parte in cui veniva più di tutti manipolato, dando delle finte verità. Questo invece ci serve a capire che la risposta è solo dentro di noi. Va bene, Stefano. C'è ancora il tuo palazzo? Me l'ero dimenticato. Non c'è più.
No, non c'è niente. Come vedi il tuo DNA? Completo, incompleto, come all'inizio, diverso? Non vedo come dovrebbe essere. Puro. Scuro? Puro. Puro. Inserisci nel tuo DNA questa informazione. Nessuna mente potrà incidere con queste informazioni. La mente non potrà nulla quando sarai tornato. Mente che sarà l'unico tuo nemico, Viene che da... diciamo. Mhm. Siamo stati chiamati nella fonte, dalla sorgente. Ci siamo girati tutti e una luce ancora più intensa è apparsa e è arrivata una mano e ci mostra davanti il cuore. Dal cuore nasce tutto. Di Punto, chi è la quindi mano? della sorgente stessa. Quindi nostra. Sì, sì, siamo noi. E tu a questa mano la riconosci come tua? Sì. Tu Ah, quindi la sorgente come stai? la sorgente ci sta bene. Però a volte si può dire che è noioso. Mm. Ma dovremmo connetterci più frequentemente perché da lì arriva il tutto. Potremmo capire maggiormente l'opportunità in cui ci Sì, siamo messi. dicevi? Mhm. Salutali tutti. Visualizza nella sorgente questa parola, io. Ok, ok, Io è uno. ok. In italiano è Dio, io, di apostrofo io, Mm, uno. mm. Dimmi cosa ti viene, cosa crei. Mi sento sempre più carico di energia, di potenzialità. Aspetta a me ora. Metterla in pratica. Non ho capito, aspettando loro? No, no, nessuno, aspetta. Mi sento più carico, ho detto. Mhm. Carico di potenzialità, ma ora aspetta a me farlo. Ok, entra in questo io. Dentro. Visualizza le lettere e visualizza il concetto. Entra, Sono dentro. fonditi. È un altro universo. Ancora diverso. Dove c'è tutto da creare. Lo racchiudo in me. Perfetto. A quanto vibri? Eri a 800 circa miliardi. Vedo qualche milione di miliardi. Cioè, no, come un Big Bang. Bene, qui c'è tutto. Sì. Tu sei qui per te, tu sei uno e non sei uno.
Tu sei venuto per te. Nasciamo soli e moriamo soli. Mm. In quella I e in quella O c'è tutto. Hai ricostruito il tuo DNA. Hai imposto alla mente di non ostacolarti più. Sei stato alla sorgente più di chiunque altro. Mm? Sì. La sorgente ci si può andare in qualunque momento. Siamo connessi. Possiamo starci tutte le volte che vogliamo. Io, il centro di te stesso. Ci tornerai tutte le volte che vorrai. Nel tuo caso, cosa dovrei fare? Una meditazione? No, a Non so. ricordarlo. Benissimo. Ricordarlo. Promettiti qualcosa. Qui, da questa posizione. Mi viene da dire godita. Goditi il gioco. Sì. Sempre di più cosciente di questa cosa. Con paura. Ah, che paura, non esiste quella paura. Con timore. No, dimenticati paura, reverenza, timore. Con regole. Con non si può. Non Con no. rileggo. No, non ce n'è regola. Bene. C'è il fai e basta. Va bene. Se Sei pronto una a cosa non, tornare, Stefano? se una cosa non viene è perché in realtà non te ne frega più di tanto. Ok. Prima di tornare, manda queste informazioni a chi vuoi tu. Per esempio, Stavo tua già moglie, facendo. tua figlia, Ero colleghi, partito un amici. po' più largo. Mhm. Ho un piano un po' più ambizioso. Poi Ho tagli. sparato dalle mani Mhm. un'energia sul pianeta. Dimmi quando sei pronto. Mi sta sganciando. Bravo. Disconnettiti da quanto hai visto finora. Preparati a tornare. Tornerai in un certo tempo, ma più rapidamente dell'andata. Disconnettiti da ogni cosa vista, da ogni bisogno di ricordarla. Ci sarà un video.